Ok ragazzi, ho alzato l'asticella, abbiamo 1300 watt di consumo in appartamento, ora dovremmo avere una maggiorazione di consumo perché c'è anche accesa la lavastoviglie e anche eccolo qui. Ragazzi, prova di forza per il 2 inverter. Vi racconto cosa è successo poco fa. Un solo inverter, ok? Ho acceso lavastoviglie 2 kW. Ho acceso scaldabagno 1200 e ho acceso anche ferro da stiro. In tutto 5000 watt. Ragazzi, l'inverter 5000 e qualcosa, se poi andiamo a fare i conti giusti eravamo oltre i 5000, però per un paio di secondi tutto ha funzionato, poi ha scattato, ha spento i contatti, fault, ha lampeggiato questo errore e questo in automatico è passato sul contatore, ragazzi. Perché? Perché appunto l'inverter si era disattivato per sovraccarico. Ora cosa sto facendo? Sto collegando in parallelo i due inverter, ok? In questo momento con passati 3 kW e 300 si stanno dividendo il carico 1700 e 1700. Così facendo, ragazzi, posso senza problemi superare i 5000 watt. Però ragazzi, uno solo e già l'ho visto per prova provata, oltre i 5000 non riesce a tenere, ok? Perciò attenzione, quando dimensionate l'impianto, se avete necessità di alimentare più cariche in contemporanea, fatelo con un parallelo. Questo 5000 non oltre, 3 kW li tiene abbondantemente, ragazzi. Questo io lo posso anche distaccare. Guarda ora cosa succede. Ok, ora tutti i 3 kW che avremo li avrà in gestione lui in questo momento. Ok, funziona solo lui. 1500, 3 kW e 5, vedi? 3, 3, 4, 3, 3, 3, 7. Aumenta la ventola perché ovviamente, ragazzi, i MOSFET riscaldano molto di più, però ragazzi, ecco qui tutto va bene. Il secondo si auto regola, eccolo qui, va collegato dove? Qui. Ho in questo momento sia questo che questo stanno prelevando dalla batteria, in più questo nello stesso tempo sta prelevando dal fotovoltaico. Ti dico quanto sta prelevando, eccolo qui. Il fotovoltaico produce fotovoltaico 700 watt, eccoli qua. Perciò di questi 700 watt una parte va al carico, ok? L'altra parte della batteria va ora carica, ok? Guarda, sta caricando. Questo invece va sempre in puro scarico, lo terrò acceso solo ed esclusivamente quando ci saranno gli altri pannelli, così di giorno lui produce, insieme ricaricheranno la batteria e insieme daranno, diciamo, alimentazione al mio carico principale. Ragazzi, niente, per questo video è tutto, spero ti sia stato d'aiuto. State attenti con i dimensionamenti dell'impianto. Non era un problema di cortocircuito, perché avevo anche pensato un eventuale cortocircuito al ferro da stiro, perché succedeva lo scatto di tutto quando andavamo ad allacciare il ferro da stiro alla presa. Inizialmente pensavo quello, però poi mi sono fermato un attimo e ho fatto i conti, 2000 e 2000 e 1200 e passa, perché poi c'erano tutti gli altri utilizzatori standard, si arrivava ad oltre 5000 e qualcosa. Svelato, ragazzi, il misfatto. Tutto ora funziona perfettamente. Ciao ragazzi e al prossimo video.
video. Allora ragazzi, facciamo chiarezza. Dopo che è successa questa anomalia, ma non tanto anomalia perché alla fine i dati di targa sono quelli, perciò la mia idea subito dopo aver girato il video e tutte cose, ero in estasi perché ho detto io mizzica, sono arrivato al massimo dell'inverter. Però poi ragazzi, ragionando bene e ricordando tutti i vari movimenti che ha fatto l'inverter e anche la BMS, ragazzi. Perché cosa è successo che io in quel momento non ho dato importanza? È successo che il display della BMS si era spento. Boh, in quel momento non ho dato peso a questa cosa, però ragazzi, poi nelle ore a venire ci ho sempre riflettuto, ho detto io, ma come mai si è spento quel display? Ragazzi, e alla fine il problema non è stato che ho raggiunto il massimo dell'inverter come potenza istantanea, ma ho raggiunto la soglia massima di corrente in uscita dal BMS e la BMS al raggiungimento di quella soglia massima cosa ha fatto? Ha staccato completamente l'uscita. Di conseguenza l'inverter non aveva più energia per poter far fronte a quel carico. L'inverter, non avendo altra fonte, si è spento perché la batteria si era spenta. Giustamente è successo tutto, non a causa di un sovraccarico all'inverter, ma di un sovraccarico sì all'inverter, ma quello che è andato in protezione, ragazzi, è stata la BMS. Perché se fosse stato l'inverter, la BMS non si staccava, giusto? Giustissimo. Dato che si è staccata la BMS, ragazzi, e il massimo valore di soglia programmato è stato raggiunto, perciò si è spenta la BMS.